Ciao, bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi ritorno sull'argomento homestaging perché mi sento spesso chiedere quanto costa? Non è facile dare una risposta precisa perché la cifra dipende da moltissimi fattori: grandezza della casa, se è abitata o meno, posizione della casa, ovvero facilità di fruizione, ma in questo video cercherò di darti almeno dei range. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo. Cominciamo col dire che l'homestaging si divide in tre tipi fondamentalmente di intervento: casa abitata, appartamento disabitato ma arredato, immobile vuoto. In tutti i casi nei prezzi vengono considerati il sopralluogo, l'individuazione del target, la consulenza colore, il progetto e il servizio fotografico. Fatta la doverosa premessa di prima, partiamo dall'intervento sulla carta più semplice, ovvero l'immobile abitato. Tendenzialmente qui sarà sufficiente una consulenza con la quale si valuteranno eventuali interventi sui colori della casa, possibili spostamenti di alcuni mobili e quali accessori usare per dare quella appeal in più. È difficile che l'homestager debba portare del materiale se non per lo shooting fotografico. Questo intervento quindi potrebbe attestarsi intorno ai 500 euro. Per le case disabitate ma arredate bisognerà valutare il tipo di arredo presente. Naturalmente si cercherà sempre, e lo sottolineo sempre, di mantenere il più possibile del presente, ma è probabile che qualcosa debba essere eliminato. Verranno decisi eventuali interventi da fare, tipo l'imbiancatura dell'alloggio, e infine verrà aggiunto il materiale necessario per completare la scenografia, che ovviamente resterà nell'appartamento per il tempo pattuito. Quindi diciamo che una partenza potrebbe essere sui 1300 euro per un bilocale. Infine, per quanto riguarda l'immobile vuoto, come è immaginabile, il lavoro da fare è maggiore. Infatti bisognerà individuare, trasportare e posizionare l'occorrente per dare una corretta idea degli spazi. Se vuoi vedere un intervento su un immobile vuoto, ti porto con me qui e trovi il link in descrizione. Anche qui, naturalmente, c'è da considerare l'affitto del materiale per il tempo pattuito. Possiamo ragionevolmente pensare che il prezzo possa partire intorno ai 2100 per un bilocale. Come vedi, non è facile dire quanto costa l'homestaging e, come detto prima, questi prezzi sono indicativi, che cambiano anche in base al valore della casa. Come puoi immaginare, il materiale che si porta per la scenografia sarà ben diversa se si tratta di una casa di lusso. Detto questo, vorrei approfittarne per valutare una possibile obiezione che potrebbe venirti in mente. Ma soprattutto su casa vuota, non sarebbe un'idea arredarla direttamente e cercare di venderla arredata? Voglio parlartene perché in effetti è un'obiezione che mi è stata fatta qualche tempo fa. Avevo presentato un preventivo di 2600 euro per un trilocale e mi è stato subito risposto che con 1000-2000 euro in più l'alloggio sarebbe stato arredato e messo in vendita, mobili compresi. Obiezione che rispetto, ma nel caso tu la pensassi allo stesso modo vorrei analizzare con te se è o meno una soluzione funzionale e conveniente.
Mettiamo che tu sia nella stessa situazione. Analizziamo insieme questo caso. Prima di tutto, ti bastano davvero 5.000 euro per arredare quel tipo di casa? Se i metri quadrati non sono tanti, potrebbe anche essere, il problema però potrebbe nascere con la cucina. Anche arredando da catene low cost, quelle che ti danno cucine con composizioni bloccate, bisognerebbe avere la fortuna di avere la giusta metratura e soprattutto gli attacchi dove servono, perché al minimo cambiamento diventerebbe una cucina su misura che farebbe salire i prezzi. Nel caso specifico c'era da fare l'angolo per mettere la lavatrice, quindi era da studiare. Comunque, siamo positivi e diciamo che riesci a rimanere nei 5.000 euro. Ora ti spiego perché è un rischio arredare per vendere. Vendendo a mobiliato si perderanno possibili acquirenti perché molti hanno già dei loro mobili e comunque tutti vogliono una casa che li rappresenti. Qui si troverebbero mobili non scelti da loro. Per arredare a quella cifra bisogna acquistare mobili basici, se no il gioco ovviamente non vale la candela e questo ridurrà maggiormente l'interesse del potenziale cliente. Inoltre bisognerà scegliere lo stile e i colori e ancora una volta si taglierà una bella fetta di persone che erano in potenziale target. Infatti, se verrà scelto uno stile forte o saranno usati determinati colori, si perderà l'interesse di chi quello stile e quei colori non li ama. Se invece si cercherà di stare il più neutro possibile, al contrario, si perderà chi ama stili più audaci. Ora lo so che stai pensando, ma lo staging è molto neutro, allora anche con questo metodo perdo potenziali clienti. No, con l'home staging non è così perché la casa poi viene venduta vuota, quindi chi osserva percepisce gli spazi, magari prende spunto, ma poi sa che farà come gli pare. Questi 3 punti dovrebbero far riflettere, arredare per vendere quantomeno dimezza il target. Ci sono però altri aspetti su cui voglio portare la tua attenzione. Abbiamo detto che a livello economico riusciamo ad arredare con 5.000 euro, ma quanto valore dai al tuo tempo? Eh sì, perché se devi arredare dovrai andare nei vari negozi per decidere cosa acquistare e fare gli ordini. Non solo, dovrai aspettare qualche tempo prima che questi mobili vengano consegnati e montati e la casa resta ferma. Inoltre a questa casa dovrai dare un minimo di appeal, copriletto, cuscini, tende, lampadari, qualche quadro. Sono tutte cose che dovrai portare e mettere. Quanto tempo ci vuole? Il tempo di trovare tutto, comprare e sistemare i complementi. Possiamo dire almeno una giornata? Credo di essere anche ottimista. Quindi in sostanza a questi 5.000 euro di investimento devi aggiungere il tempo che ti serve per cercare i mobili e gli accessori, il tempo di attesa per la consegna e il montaggio, il tempo per rendere la casa gradevole. Se non lo fai tu dovrai pagare qualcun altro che lo faccia per te. Inoltre, una volta fatto tutto, se ti capitasse qualcuno che vorrebbe comprare l'alloggio ma che assolutamente non vuole i mobili, cosa fai? Se lasci all'acquirente l'incombenza di liberarsi di tutto, dovrai per forza diminuire il prezzo. Se invece te ne occuperai tu, sarai costretto a pagare qualcuno che venga a smontare e portare via l'arredamento, aumentando i costi, trovare un posto dove sistemare il tutto, che ha un prezzo. Vero che potresti cercare di vendere tutto, ma non è così semplice, soprattutto se intendi vendere i mobili prima della consegna delle chiavi di casa. Parliamo pur sempre di mobili di fascia bassa per rimanere nei prezzi. Supponendo che tu abbia un altro appartamento da vendere, potresti anche pensare di riutilizzarli lì e vendere quello a mobiliato, ma anche in questo caso i problemi non saranno pochi. Ad esempio, difficilmente riadatterai la cucina, quantomeno se sei fortunato dovrai cambiare il top. Inoltre, come venderai la casa? Come ammobiliata nuova? Di nuovo ricordiamoci che parliamo di mobili basici per cui è facile che al secondo montaggio si rovinino. Quindi, tenendo conto anche del tuo tempo, non solo hai pagato decisamente più di 5.000 euro, ma potresti dover pagare un traslocatore per portare via tutto, un eventuale magazzino per ritirare i mobili in attesa di venderli oppure investire altro tempo per preparare una nuova casa, dove però avrai gli stessi problemi di riduzione del target che abbiamo visto prima.
Ne vale davvero la pena? Nelle cifre indicative sopra riportate, come detto, è compresa l'individuazione del target, lo studio di un progetto per un allestimento mirato e il tempo necessario per trasporto, allestimento e disallestimento, oltre che il servizio fotografico. Sono convinta che sia importante vedere l'home staging come un investimento e non come un costo. Un investimento che porterà a vendere prima e al miglior prezzo la propria casa. Che ne pensi? Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarà onorato e mi aiuterà a far crescere il canale. Se hai una casa da vendere oppure se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me, a presto, ciao!